12.000 persone impiegate per la sicurezza, circa 50 delegazioni da tutto il mondo per un complessivo di circa 2.000 persone, altrettanti giornalisti provenienti da tutto il mondo. Questi sono i dati del Summit NATO 2023 che si è svolto a Vilnius, la capitale della Lituania. L'evento più importante e più grande mai organizzato dal paese baltico dopo la sua indipendenza del 1990, ma probabilmente anche l'evento più grande mai organizzato dal paese nella sua storia. Noi vi raccontiamo il summit secondo il nostro punto di vista, non ci occupiamo di politica, non ci occupiamo dei risultati che sono stati ottenuti nel summit. Eravamo accreditati come Lithuanian Stories e vi raccontiamo il nostro summit, un po' il dietro le quinte, cosa è successo e come si è svolto e soprattutto come l'hanno vissuto i lituani. Il centro di Vilnius e il centro storico erano off limits a qualsiasi tipo di automezzo. Le strade erano riservate alle automobili delle delegazioni. Non abbiamo visto alcun segno di intolleranza da parte degli abitanti della capitale, che sicuramente hanno dovuto sopportare 2 giorni veramente pesanti. D'altra parte l'adesione dei lituani all'Unione Europea e alla NATO raggiunge, a seconda dei sondaggi, l'80% e addirittura anche il 90%. 12.000 persone erano addette alla sicurezza, tra soldati, poliziotti e guardie di frontiera. Sono arrivate truppe anche da altri paesi della NATO, come per esempio dalla Polonia, mentre la Germania aveva installato sul suolo lituano 2 Patriot. Così come erano in allerta gli aerei dei paesi NATO in quel periodo, quelli portoghesi e romeni, che dalla base di Šiauliai erano pronti a intervenire in caso di emergenza. Sui tetti e nei vari punti strategici della città dove c'erano alloggiati i capi di Stato e i ministri dei vari paesi c'erano ovviamente i cecchini. Ma era tutto questo, nonostante il grosso apparato di sicurezza schierato, era una presenza estremamente leggera, non aggressiva nei confronti degli abitanti di Vilnius. L'evento è stato coperto da oltre 2.000 giornalisti provenienti da tutto il mondo, giornalisti della carta stampata, giornalisti del web e radio e televisioni.
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Al summit NATO è stato invitato anche il presidente dell'Ucraina, Zelensky. La città era pavesata di bandiere dell'Ucraina per dare un chiaro segnale ai leader di tutto il mondo di offrire il massimo supporto al paese sotto l'aggressione russa e soprattutto per dare il segnale che l'Ucraina in futuro dovrà entrare nella NATO. È stata organizzata una manifestazione a cui hanno aderito tantissime persone e a cui ha partecipato anche Zelensky, ha partecipato il presidente della Lituania e anche il sindaco di Vilnius. Gerbiamas mere, galite paimti vėliavą ir iškelti ją Lukiškių aikštėje. Jūsų ekscelencija, žodis jums. Thank you very much. I don't know your language. I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors. And of course, you'll get translation on your native language. Україна зробить НАТО сильніше. Україна padarys NATO stipresnė. Šlovė Ukraina ir šlovė Lietuvai. Ačiū prezidentui. Hello, the Secretary General and the President will make their introductory statements and then they'll have time to take some questions. Secretary General. President Zelensky, Vladimir, welcome to NATO. It's great to see you again. Always a pleasure to meet with you. And it's truly an honor to have you here at the NATO summit. The decisions made here in Vilnius mark the beginning of a new chapter in the relationship between NATO and Ukraine. Today we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. And again, a very warm welcome to you. Thank you so much. Jensen, I will speak Ukrainian. Шановні присутні, шановні Cari partecipanti, cari giornalisti, sono felice di vedere tanta attenzione al summit e tanta attesa di novità, di buone notizie. Безпека – це
In questo momento c'è un'evidente mancanza di sicurezza e la nostra cooperazione qui nella NATO, con tutti i partner, è ciò che sicuramente colmerà il divario per quanto riguarda proprio la sicurezza. L'Ucraina è già e sarà sempre un baluardo della nostra sicurezza comune. A mio avviso, la sicurezza è il tema principale di questo vertice NATO. È presente in tutte le riunioni e in tutti i nostri interventi. In primo luogo vorrei accogliere con favore la proroga del mandato del segretario generale. Powerful statement of our commitment to Ukraine as it defends its freedom today and as it rebuilds the future. And that we're going to be there as long as that takes. And again, I thank all my colleagues for their support for this. Mr. President, President Biden, Prime Minister Kishida, Chancellor, see you, Chancellor Scholz, Prime Minister Sunak, President Macron, Prime Minister Trudeau, Prime Minister Meloni, President Michel, President von der Leyen. Great honor to be here. The outcome of the NATO summit in Vilnius is very much needed and meaningful success for Ukraine. And I'm grateful to all leaders in NATO countries for very practical and unprecedented support. Il momento del rito della foto col presidente della Lituania e sua moglie. Ovviamente sono tanti perché c'erano tutti i membri dei paesi aderenti alla NATO, i rappresentanti dell'Unione Europea e anche i rappresentanti dei paesi dell'area Indo-Pacifico che erano stati invitati, quindi Australia, Sud Corea, Nuova Zelanda e Giappone. Come tutti gli eventi di questo tipo e di questa soprattutto importanza e grandezza,
Il summit NATO è stato preparato da oltre un anno ed è stato preparato nei minimi particolari. Qui vediamo il particolare della foto di gruppo di tutti i partecipanti e c'è chiaramente il capo del protocollo della Lituania che dà ad ogni rappresentante il suo posto sulla pedana per la foto di gruppo. Dopo la foto di gruppo, il momento conviviale, sono andati tutti a cena. No, i giornalisti non sono stati invitati alla cena. E l'ultimo video è dedicato a noi, ci vedrete in alcuni momenti del Summit NATO.